Guarda un po' chi si rivede, verrebbe da dire, in riferimento alla notizia di mercato principale che oggi riguarda l'Inter e della quale parliamo all'interno del contenuto di oggi qui sul nostro canale. Quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi saluto subito e vi invito subito a lasciare un click sul tasto mi piace e ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, e parliamo oggi ancora di calciomercato e in particolare dell'attacco. Abbiamo già fatto un contenuto in questi giorni per parlare dell'attacco, ma in giornata, appunto in queste ore, è emersa una nuova notizia in riferimento ad un nome che non è del tutto nuovo all'interno delle dinamiche di casa Inter, ma che mi verrebbe da dire non si sentiva da un po'. Il nome, ve lo dico subito, è quello di Dodi Lukebakio, attaccante del Siviglia, che vi ricorderete era già stato accostato all'Inter già nella scorsa stagione, e poi però appunto le strade non si erano trovate. In realtà non c'è stato mai un vero e proprio interesse concreto da parte dell'Inter. Luque Bacchio, che era dell'Hertha Berlino, è stato poi acquistato dal Siviglia, e oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, che è il giornale che rilancia questa notizia, potrebbe tornare ad essere un nome interessante per l'Inter, in particolare in virtù anche di un altro giocatore che farebbe comodo all'Inter e al Siviglia, che è Lucien Agumé, attualmente in prestito al club spagnolo, che potrebbe essere inserito all'interno di questa trattativa. Luque Bacchio dal Siviglia è stato pagato 10 milioni di euro nella scorsa stagione, il diritto di riscatto che il Siviglia vanta su Agumé è di circa 8 milioni di euro. In queste ore si è parlato anche della possibilità che il Siviglia chieda uno sconto per Agumé. Il Siviglia sembra interessato a riscattare Agumé, ma non a quella cifra, agli 8 milioni pattuiti. Quindi nel caso in cui l'Inter accettasse di fare uno sconto su questa cifra, allora il Siviglia potrebbe effettivamente decidere di riscattare Agumé. Di conseguenza la Gazzetta dello Sport fa una sorta di 2+2, ipotizzando che, in quanto all'Inter serve un attaccante e il Siviglia è interessato a Agumé, potrebbe quindi essere fatta un'operazione unica, tra virgolette, con l'inserimento di Agumé come contropartita tecnica per acquistare Luque Bacchio e abbassare il costo del cartellino, che ad oggi, secondo anche la valutazione di Transfermarkt, si aggira un pochino sopra i 10 milioni di euro. Transfermarkt in particolare lo valuta circa 15. Vi mostro, per chi ci segue da YouTube, mentre per chi ci segue in podcast ve la leggo, la scheda tecnica molto rapidamente di Luque Bacchio, classe 1997, quindi verrebbe all'Inter, nel caso in cui l'Inter lo acquistasse, verrebbe nell'anno dei 27, diciamo così. 1,87 m di altezza, quindi non un giocatore piccolino, anzi, anche se è abbastanza longilineo come costituzione, mettiamola così. 19 presenze totali quest'anno in campionato con il Siviglia, più 4 in Champions League, con un bottino di 5 gol e un assist. Un minutaggio, quello che quest'anno ha avuto Luque Bacchio, non particolarmente ampio. In campionato ha giocato circa 900 minuti, perché purtroppo ha avuto anche un problema, un infortunio nel mezzo della stagione che lo ha tenuto fuori per circa 3 mesi, se non erro, e quindi questo lo ha portato a saltare diverse partite. Però ecco, il bottino nel complessivo sono questi 5 gol e un assist in 19 presenze. A livello di caratteristiche parliamo di un giocatore, se lo guardate, lo vedete giocare qualche volta, salta subito all'occhio quanto sia molto attratto dal dribbling e dall'attaccare l'avversario nell'1 contro 1. È un giocatore con una buona velocità, soprattutto in campo aperto, quando può correre nelle praterie, diciamo così. È anche però un giocatore che sa e apprezza partire da fermo nell'attaccare 1 contro 1 e sa districarsi con una buona tecnica di base anche nello stretto. Deve sicuramente migliorare, perché poi fa anche degli errori dal punto di vista proprio tecnico abbastanza evidenti, quindi ha sicuramente qualcosa da migliorare, però ha quelle caratteristiche che oggi nell'attacco dell'Inter, lo diciamo spesso, mancano, o comunque una parte di quelle caratteristiche che avrebbe Sanchez, che però sappiamo già essere praticamente destinato a lasciare l'Inter a parametro zero. Non a caso l'Inter si sta interessando molto anche a Gudmundsson, che è un altro giocatore che ha questo tipo di caratteristiche. Anche Luque Bacchio da questo punto di vista
rientra in quel gruppo di giocatori lì. È di nazionalità belga, anche se ha origini congolesi, e vi ricorderete forse che proprio con il Belgio, anche se non ha partecipato ai mondiali in Qatar, l'anno scorso, l'estate scorsa, ci sono state un paio di partite in cui ha fatto 2 buone giocate e poi ha messo un pallone in mezzo per il gol di Romelu Lukaku, quando ancora l'Inter era in ballo nella vicenda Lukaku, e quindi si parlava già di Luke Bacchio e molti dicevano: ecco, sta già facendo gli assist a Lukaku. In termini tattici è un giocatore che in carriera ha giocato spesso e volentieri da esterno d'attacco, sia a destra che a sinistra, anche se essendo mancino di piede e avendo anche un certo piacere ad andare al tiro, ama giocare soprattutto sulla destra per poter rientrare sul suo piede. Nel 3-5-2 dell'Inter, quindi, io escludo francamente che eventualmente possa essere portato a fare il quinto di centrocampo, perché bisognerebbe fare un lavoro dal punto di vista difensivo che lui secondo me non ha nelle corde, o comunque è un lavoro che sarebbe molto lungo, soprattutto visto l'età, che non è più giovanissima, è un giocatore già ovviamente formato. Immagino quindi, nel caso in cui l'Inter lo acquistasse, che verrebbe riconvertito a giocare da attaccante, in un percorso che potrebbe assomigliare a quello che ha fatto Marcus Thuram, che nel Borussia Mönchengladbach giocava da esterno d'attacco e poi, grazie anche a un'intuizione di Piero Ausilio, come è stato raccontato a lungo, alla fine è stato portato a giocare da attaccante, direi anche con dei discreti risultati, per usare un eufemismo. Questo quindi è l'identikit rapido di Luke Bacchio, e dal punto di vista del costo, come dicevo, il Siviglia lo ha pagato una decina di milioni, la stagione non è stata oggettivamente debordante, però il valore è comunque intorno a quella cifra lì, tra i 10 e i 15 milioni, con la possibilità che Agumé eventualmente possa essere inserito nella trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport. Può servire all'Inter, può essere un colpo utile per l'Inter? Beh, intanto vi chiedo di scrivermelo nei commenti per dirmi la vostra. Io faccio una riflessione un po' più ampia. Ehm, In queste ore, anche in queste settimane, da quando l'Inter ha vinto lo scudetto matematicamente, hanno parlato in tanti, ha parlato Inzaghi, ha parlato Marotta, ha parlato Zanetti e più recentemente in queste ore ha parlato anche Piero Ausilio. L'unico fra questi che ha parlato di rosa molto più profonda e di, se non sbaglio, anche proprio di quinta punta, è stato proprio Simone Inzaghi, mentre gli altri hanno sempre lodato e parlato bene del fatto che quest'anno si sia lavorato in una maniera ottimale con 4 attaccanti. Peraltro parlando bene anche delle 2 riserve, che sono invece, come ben sapete, 2 fra i giocatori un po' più nel mirino dei tifosi per un rendimento non di certo all'altezza, mi permetto di dire soprattutto da parte di Arnautovic, ma anche di Sanchez. L'impressione che io ho sentendo tutte queste campane e avendo in mente poi in particolare le parole più recenti, che sono quelle di Piero Ausilio, è che alla fine l'obiettivo del club possa essere effettivamente quello di lavorare su un pacchetto di attaccanti formato da 4 giocatori, che però siano 4 giocatori forti e affidabili al 100%, quindi non 4 con tutto il rispetto, Arnautovic e Sanchez, ma 4 con, per esempio, Taremi e magari Luke Bacchio o anche Gudmundsson. Poi lì chiaramente dipende anche dalle opportunità di mercato e dai costi. È chiaro che Gudmundsson costa molto, Zirkzee ormai non lo nomino neanche più, ma sarebbe lo stesso discorso. Luke Bacchio potrebbe essere un giocatore un pochino meno costoso. Tutto in questo caso, tornando al nome di Luke Bacchio, sarebbe da legare alla considerazione che viene fatta di questo giocatore, cioè se viene considerato un giocatore che può stare in quel gruppo lì con i vari Taremi, Gudmundsson eccetera, o se è più un giocatore che sta con il gruppo di quelli di oggi, che quindi non risolverebbe particolarmente il problema. Per quanto mi riguarda è un giocatore interessante, è un giocatore che va sicuramente sgrezzato dal punto di vista del ruolo, o meglio, più che sgrezzato, va riconvertito, usiamo una parola un po' diversa, dal punto di vista del ruolo, e deve anche crescere un po' in termini tecnici. Quindi ha delle potenzialità, secondo me, per essere più vicino al gruppo sicuramente dei Gudmundsson e di quei giocatori un po' più affidabili, un po' più spendibili. Nell'immediato potrebbe però avere qualche difficoltà. Quindi se dovesse essere un colpo ad una cifra abbastanza accettabile, perché no? Sarebbe la mia risposta. Che peraltro
Per certi versi era quello che, se non ricordo male, dicevamo già l'anno scorso. Era un giocatore che anche dal punto di vista del profilo non mi sembra quel tipo di giocatore che viene all'Inter e pretende di giocare. È anche vero, questo va detto, che in carriera a volte ha avuto anche degli atteggiamenti non proprio ha avuto degli atteggiamenti un po' da superstar, mettiamola così, quindi non sarebbe nuovo anche a questo. Però arrivando nell'Inter, nel club campione d'Italia, penso che accetterebbe di buon grado di non partire necessariamente da titolare. In termini di costi anche di ingaggio, attualmente prende circa 1,5 milioni netti l'anno, quindi non un ingaggio spropositato. E invece nell'opzione, questo anche consideriamolo, nell'opzione che l'Inter lavori su un reparto offensivo con 5 attaccanti, Piero Ausilio proprio in queste ore ha parlato di un reparto che eventualmente dovrebbe comprendere come quinta punta un giovane che l'Inter ha fra i vari che ha ancora sotto contratto. Ci sono giocatori sicuramente che hanno più bisogno di fare ancora magari dei prestiti in giro per l'Italia o per l'Europa. Ce ne sono altri che hanno fatto vedere invece delle buone cose. Ad Ausilio è stato chiesto in particolare di Valentin Carboni. Ovviamente si è detto molto contento di Carboni, ma ha anche detto che potrebbe servirgli comunque ancora un percorso diverso rispetto a quello di fare la riserva, l'ultima delle riserve nell'Inter. C'è un altro giocatore che è Martin Satriano, che in queste ore sta attirando, in queste settimane diciamo, sta attirando l'interesse di tanti club. Si è parlato di una valutazione di circa 6 milioni di euro e di un interesse di alcuni club spagnoli e inglesi. Poi ci sono i vari Sebastiano Esposito, lo stesso Pio Esposito e non solo. Però ecco, il concetto che volevo far passare è che ragionare con Luque Bacchio come quinta punta non credo. Penso che sarebbe un po' più complicato, anche perché, questo lo dirò sempre in ogni contenuto in cui parlerò dell'attacco, non dimentichiamoci non solo di un Marco Arnautovic, che ad oggi è molto difficile da piazzare oggettivamente, ma anche di Joaquin Correa, che a meno che il Marsiglia non vinca l'Europa League e quindi scatti l'obbligo di riscatto per Correa, è un altro giocatore che va piazzato, e a quel punto potrebbe palesarsi anche la situazione in cui non si riesce a piazzare, io parlo diciamo uno dei due, se non anche entrambi, ma speriamo di no, potresti essere anche tra virgolette costretto a considerare uno di loro come quinta punta per ragioni diverse da preferenze tecniche o gradimenti per il giocatore. Quindi ad oggi ragionare su un attacco che comprenda 5 attaccanti e un quinto come Luque Bacchio la vedo difficile. Potrebbe essere un nome come quarto attaccante, collegandoci l'operazione Agumé, che porterebbe quindi anche una plusvalenza non banale su quel fronte, e secondo la Gazzetta dello Sport in queste ore l'Inter sta valutando in questi termini. Fatemi sapere allora che cosa ne pensate di Luque Bacchio, dell'operazione e di tutto il ragionamento sul pacchetto offensivo. Continuiamo a parlarne sia in diretta questa sera a partire dalle 19:30 come ogni giorno, che nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Quindi mi raccomando, passate anche da lì. Per il resto, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trova in descrizione. Se invece mi segui su YouTube, ti lascio un altro approfondimento da recuperare e ti basterà farlo cliccando qui.